In questo video ti parlo di classifiche di vendita dei microfoni. Sei curioso di sapere quali sono i microfoni più venduti per categoria? Scopriamolo insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi parliamo di classifiche di vendita dei microfoni. Un po' per curiosità ho cercato se ci fossero in rete dati di vendita dei microfoni e ho trovato effettivamente che determinati store come Amazon e come Thomann, per esempio, hanno delle classifiche di vendita e sono anche abbastanza dettagliate. Quindi, senza perdere altro tempo, iniziamo a vedere quali sono i microfoni più venduti e vediamo se questi coincidono con la nostra percezione personale o anche con quello che vediamo qui su YouTube. Allora, iniziamo su Thomann. Allora, questa è la classifica in generale di vendita dei microfoni e vediamo che al primo posto c'è lo Shure SM7B, manco a dirlo. Al secondo posto lo Shure SM58, al terzo posto il Rode NT1A, al quarto posto lo Shure SM57. Poi la classifica continua, ma come vedi c'è sempre lo Shure, eccetera, eccetera. Però andiamo nel dettaglio delle sottocategorie. Quindi vediamo microfono per canto. Ok, che cosa abbiamo? Abbiamo i classici microfoni che ci immaginiamo per canto. Lo Shure SM58 e il Beta 58 la fanno da padrone. Quindi sono i microfoni più venduti per canto. Poi c'è questo che io adoro, il T-Bone MB78, il T-Bone MB85, il Sennheiser E945 che io ho, lo Shure Beta 87, insomma Neumann, S-Electronics, eccetera, eccetera. Però se vogliamo fermarci ai primi tre posti, quindi oro, argento e bronzo, abbiamo lo Shure SM58 e la sua variante Beta 58. Qual è la differenza? Il Beta 58 è un microfono con uno spettro un po' più ampio rispetto al 58. Il 58 è molto scuro, il Beta 58 è un po' più aperto, abbraccia più frequenze, quindi probabilmente tra i due il Beta 58 è più interessante. Costa un po' in più, come puoi vedere, ma è sicuramente più interessante. Sei sorpreso? Io no, perché microfono per canto, il 58 è la storia dei microfoni. Quando pensi al canto pensi all'SM58, quindi non sono affatto sorpreso. Però fammi sapere nei commenti se tu sei sorpreso. Qui possiamo scegliere ancora una sottocategoria, quindi se andiamo a scegliere dinamici, ovviamente ci sono questi qui che abbiamo visto adesso, ma se andiamo a scegliere a condensatore, sempre per canto, abbiamo il T-Bone MB78, lo Shure Beta 87 e il Neumann KMS 105 Black. Come puoi vedere, io adoro il T-Bone MB78, tra l'altro trovi anche un video sul mio canale. Lo Shure che abbiamo visto, no, non è lo stesso di prima, è l'87, quello era il 58, questo qui a condensatore, che ha una certa cifra, e poi il Neumann per chi vuole fare il salto di qualità. Poi c'è un Rode M2 e un Neumann KMS 105, la versione grigia, questa qua la versione black. Quindi nei primi 5 ci sono 2 volte Neumann. E poi c'è un T-Bone, uno Shure e un Rode. Ecco, è interessante secondo me vedere come per chi vuole cantare con microfoni a condensatore, al primo posto nella vendita di Thomann ci sia il loro microfono MB78 Beta, che è fantastico, interessante. Ha superato il Beta 87A della Shure. Molto molto interessante. Allora, torniamo indietro e andiamo nelle categorie. Ok, andiamo nella categoria, abbiamo visto canto, microfoni per strumenti ci interessano meno, andiamo microfoni a condensatore con diaframma largo. Microfoni a condensatore, perché mette lo Shure SM7B, che è un microfono dinamico? Questo è strano. Caro Thomann, che combini? C'è 2 volte tra l'altro anche l'SM7DB. Quindi vabbè, diamo per scontato che il primo posto non ci sia perché è un microfono a condensatore, questo è dinamico, non c'è. Primo posto, Rode NT1A. Ora, è strano che ci sia l'NT1A quando esiste l'NT1 di quinta generazione, Signature Series, eccetera, eccetera, che suonano infinitamente meglio perché sono molto più equilibrati rispetto al Rode NT1A. Sicuramente il Rode NT1A è uscito molto prima, quindi ha una sua storicità, ma è molto 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 spinto sulle frequenze alte, molto sibilante, quindi è un po' particolare come microfono. Io l'ho avuto, tra l'altro trovi sul mio canale dei video anche di comparazione tra l'NT1A e l'NT1. Al terzo posto c'è l'NT1 quinta generazione e al terzo posto e al quinto posto c'è l'NT1 Signature Black.
Signature Series. Qual è la differenza tra i due? È che uno dei due è anche USB, oltre a essere XLR, mi pare il quinta generazione, non vorrei dire una sciocchezza ma dovrebbe essere così, mentre il Signature Series è soltanto XLR. Ti ripeto, in questa classifica secondo me non dovrebbero esserci i due Shure SM7B, né 7B né 7DB, perché non sono a condensatore, quindi è un po' strana questa cosa, però diciamo che in questo caso Rode domina assolutamente. È anche giusto perché hai visto i prezzi, 179, 139, 199, quindi sono microfoni abbordabili. Ecco, poi qui c'è il Neumann U87 AI, però parliamo di 3.000 euro, quindi ciaone, ok? Va bene, mi dispiace per questo errore che hanno fatto, però insomma ci sta. Microfono a condensatore con diaframma piccolo invece. E qui abbiamo, questo T-Bone, il loro sistema, ci interessa poco, Rode NT5MP, la coppia. Prezzo interessante, Sennheiser MKE 600, molto bello, io ce l'ho, tra l'altro non so se è già stato pubblicato, verrà pubblicato a breve un video proprio su questo microfono che ho avuto all'inizio quando non avevo ancora il canale, poi dopo l'ho ricomprato perché è troppo bello, suona veramente benissimo. Quindi è un microfono, però questo è uno shotgun, questo è un pencil, sono un po' mischiati perché qui vale la capsula a condensatore piccola, a prescindere che sia uno shotgun piuttosto che un pencil. È un po' strano questa classifica qui nello specifico, però ok. Behringer C2 stereo set, mi pare che li ho avuti i Behringer C2, o forse ho avuto il B5 della Behringer, non mi ricordo, forse B5. Neumann, ovviamente, però 1500 era la coppia. Rode M5MP, che è diverso rispetto all'NT5, ovviamente. Poi S Electronics. Non c'è lo Sheps, bellissimo, però Sheps la coppia 3.200 euro. E il famosissimo Sennheiser MKH 416 P48, che è quello che si vede, che non si vede ma che viene utilizzato in tutti i film di tutto il mondo, che costa 900 euro, è giù in classifica. Ok, quindi è un po' strana questa classifica, anche questa, perché sono stati mischiati microfoni shotgun e microfoni pencil, che in realtà hanno due utilizzi completamente diversi, però effettivamente sono accomunati dal fatto che hanno una capsula piccola, una capsula a condensatore piccola. Interessante questa classifica. L'MKE 600, diciamo, è l'alternativa economica, tra virgolette, al molto più costoso Sennheiser MKH 416. Ok, interessante anche questa classifica. Dopodiché nastro non ci interessa, lavalier, vediamo i microfoni lavalier. Rode, lavalier Go, Sennheiser ME2, T-Bone, questo non l'ho mai provato, Sennheiser, HG, vediamo. T-Bone, Sennheiser, se la giocano loro. Sennheiser, vabbè, soprattutto, però al primo posto c'è il Rode Lavalier Go. Tra l'altro il Lavalier Go è la versione proprio più economica ancora, perché poi c'è un altro Rode, non so se c'è in classifica qui. No, nei primi posti non c'è. È un altro Rode Lav Mic 2, mi pare, che è sicuramente molto più interessante. Però al primo posto, microfonino tutto sommato, sicuramente funziona, va benissimo, 49 euro. Interessante. Dopodiché, stereo non ci interessa, broadcast. Vediamo. Nel broadcast c'è giustamente SM7B, primo, e chi lo smuove da lì. Secondo, questa è una cosa che veramente non so come sia possibile, forse soltanto data dall'anzianità. C'è questa schifezza del PodMic, la prima versione, quando il PodMic USB, eccolo qui, lo troviamo giù al sesto posto, ma è un super microfono, soprattutto se paragonato al Rode PodMic normale, ma già in generale è un super microfono. Quindi Shure SM7, guarda un po' la classifica, Shure SM7B, primo posto, Shure SM7DB, terzo posto, quarto posto Shure SM7B Podcast Bundle. Ok, quindi domina la classifica ovviamente questo microfono. Al secondo posto non sono assolutamente d'accordo, ma credo sia soltanto per un fatto di anzianità o comunque di costo, perché costa la metà più o meno, no? 85 contro i 179. Mi fa piacere vedere che al quinto posto c'è lo Shure MV7 Plus, perché è un bellissimo microfono, costicchia un po' ma è un bellissimo microfono, e al settimo posto c'è sempre Shure MV7X. Quindi, come dire, c'è vedi, poi c'è l'R20 e... Scusa, siamo nei microfoni broadcast, c'è un Lewitt. Un po' strano anche questo posizionamento di questo microfono qui. Queste classifiche non è che sono proprio fatte benissimo, però prendiamoci
insomma il buono che c'è è interessante. Non avevo dubbi che ci fosse lo Shure SM7B ovviamente, però non mi aspettavo assolutamente che questa schifezza di PodMic o PodMic, come lo vogliamo chiamare, fosse al secondo posto. Vabbè. Ok, andiamo ancora giù. Microfoni per video, interessante. Ecco, vedi, Sennheiser MKE 600, che è meraviglioso, ed è al primo posto, dopodiché i wireless, vabbè sì, per video, quindi molto generica, quindi Rode Wireless Micro, poi Sennheiser, quello lì che ti dicevo che si trova in tutti i set di film di tutto il mondo. Poi c'è il T-Bone M9009, io l'ho provato ma è molto rumoroso come microfono, purtroppo, molto rumoroso. NTG2, non c'è il mio, io ho un NTG3 che diciamo è il top della gamma Rode NTG, non c'è, peccato, mi spiace. Questo qui Audio-Technica AT875R, trovi un video sul mio canale che ho appena pubblicato ed è bellissimo come microfono. Ok, primo posto l'MKI 600, interessante, è un bellissimo microfono tra l'altro. Andiamo ancora avanti, Reporter, USB Podcast, vediamo un po' nell'USB, eccolo qui, Rode NT1 quinta generazione, un bellissimo microfono. Poi c'è questo Rode NT USB Plus, no, questo qui no, non l'ho mai provato. Eccolo qua, MV7 Plus, interessante, questo è sia USB che XLR. È interessante vedere come questo è sia XLR che USB, così come questo è sia XLR che USB. PodMic, ottimo, anche questo è sia XLR che USB. E poi giù abbiamo altri. Lo Shure MV6, secondo me è molto sottovalutato come microfono, trovi un video sul mio canale. Certo non è a livello degli altri, però sicuramente è un microfono interessante per quello che vale. Ok, USB Podcast non c'è, per fortuna vabbè, Thomann non lo vende, non c'è il Blue Yeti, meno male. Allora andiamo ancora a USB, zona di pressione, installazioni, misurazioni, ok, basta. Ok, queste sono le vendite di Thomann. Proviamo a vedere su Amazon. Ok, andiamo, microfoni a condensatore. Ok, microfoni a condensatore, su Amazon lo sappiamo è molto più generalista rispetto a Thomann, dove ci va il professionista. Su Amazon ci va veramente chiunque, infatti si vede. Primo posto Zil Sound, secondo posto Tonor, terzo posto Fifine, quindi le persone vogliono spendere poco. Infatti si vede 29,99, 29,99, 24,49, cioè di che stiamo parlando? Quarto posto, finalmente, un microfono serio, ok? Microfono serio di cui abbiamo già parlato prima. E secondo me hanno problemi tutti a fare le classifiche, perché guarda, c'è il PodMic, il prima serie, quello che è una schifezza, che è dinamico e sta dentro la classifica condensatore, quindi chi fa queste classifiche diciamo non è proprio super esperto, o se vengono fatte in automatico magari mettere le categorie giuste ai prodotti in modo che vengano richiamate in automatico nelle classifiche e non si creino queste schifezze. Il mitico, incredibile, stupendo Yeti è al settimo posto e io sono contento, spero che scenda sempre di più, perché ti rendi conto, 117,66 € in questo momento, follia. E poi altre schifezze giù, insomma, mamma mia, madonna, c'è veramente un sacco di schifezza in questa classifica. Questo è condensatore, andiamo su dinamico, vediamo se ci regala qualche gioia in più. Allora, questo, anche qua, vedi, questi qua non sono dinamici, sono per forza a condensatore, questi microfonini, o comunque neanche a condensatore, ma sono strani, sicuramente non sono dinamici, questo è poco ma sicuro. Quindi non c'entrano qua. Il primo, secondo me, al di là di queste schifezze qui, è il Behringer XM8005 che trovi sul mio canale, che è un super microfono, nonostante il prezzo dica il contrario. Dopodiché abbiamo questo Fine, poi abbiamo questo Rock Jam, poi abbiamo un Behringer BA85A, questo non l'ho mai provato, 19,90, NGS, poi passiamo ai microfoni seri. Lo Shure PGA48, ma soprattutto lo Shure SM58, ok, serio. Poi Pile, poi GBL, poi di nuovo lo Shure SM58. La differenza tra questo e questo è che questo qui nello specifico l'SE ha lo switch on-off, mentre l'LC no.
Quale dei due è meglio? Boh, dipende, è semplicemente lo switch. Se ti serve prendi quello lì, se non ti serve prendi quest'altro e ti risparmi questi 8 euro, 9 euro, quello che sia. Ok? Oh no, 11 euro, scusami. 108, 119, 11 euro. Io ne farei a meno dello switch, 11 euro. Mi compro il cavo, capito? Un cavo decente. E ancora più giù abbiamo il Beta 58 della Shure, per fortuna, il PodMic USB, lo Shure SM7B. Vedi, mentre su Thomann dominava le classifiche, anche quelle dove non doveva starci, qui è al 17° posto, certo, 3,88. Non è proprio un prezzo da Amazon, no? Su Amazon si va soprattutto per risparmiare. Il professionista, diciamo, sì, fa acquisti su Amazon, ci mancherebbe, ma soprattutto va su Thomann o comunque su negozi specializzati. In ultimo, wireless, vediamo quali grandissime sorprese ci riservano. Questo qui. Ah, finalmente DJI Mic 3, 259 euro. Microfoni meravigliosi. Io ho il 2 ed è stupendo. Sono microfoni veramente pazzeschi. Poi ancora niente. Arriviamo a Rode Wireless Micro. Tra l'altro trovi il video sul mio canale. Microfoni wireless veramente molto interessanti. Poi niente. Poi abbiamo Rode Wireless Pro, interessante, parliamo sempre di 250 euro, abbastanza grande come microfono, quindi però poi abbiamo ancora niente, cioè l'Audio-Tecnica, la TH2020 e la T2020 dentro i microfoni wireless. Beh, queste classifiche sono fatte un po' a caso, diciamocelo, però il senso qual è? Il senso è sei sorpreso da queste classifiche? Ti aspettavi queste vendite? Ovviamente stiamo parlando di Amazon, stiamo parlando di Thomann, non stiamo parlando della verità assoluta, poi ovviamente non sappiamo se i microfoni vengono acquistati per cantare, per fare podcast, per fare video, per farci quello che si vuole, quindi lasciano il tempo che trovano. Però può essere interessante capire che cosa comprano le persone su questi due store che sono tra i principali che abbiamo in Italia e nel caso di Amazon nel mondo. Vabbè, anche Thomann se la difende molto bene, e quindi che dire, al di là degli errori che abbiamo visto nelle classifiche, però è interessante vedere come alcuni microfoni siano sempre lì da anni, da tanti anni, e secondo me ci resteranno per sempre perché sono microfoni incredibili. Altri sono un po' più interessanti, novità tra virgolette, però insomma belle queste classifiche. Era un video leggero questo ovviamente, però mi farebbe piacere leggere nei commenti appunto che cosa ne pensi di queste classifiche. Secondo me mancano un sacco di microfoni ovviamente, però fammi sapere anche tu se sei d'accordo, se non sei d'accordo, se avresti inserito altri microfoni, se avresti eliminato alcuni microfoni da questa classifica come avrei fatto io. Però insomma niente, questo. Grazie mille per aver guardato questo video e noi ci vediamo prestissimo.